Buongiorno a tutti, oggi sono con Laura Tosi e finalmente siamo lieti di potervi annunciare che è uscito l'ebook di... Luce in viaggio verso Santiago. Fantastico, lo trovate su ogni dispositivo, potete scaricarlo sugli e-reader, sullo smartphone, credo anche lo smartwatch addirittura, qualsiasi cosa che abbia uno schermo e si connetta lo può scaricare, quindi non indugiate, Italia o estero, state per intraprendere il cammino di Santiago? Lo avete già fatto? Ci state pensando? Oppure siete in vacanza sdraiati sotto una qualche palma e non sapete cosa leggere? Luce è il libro che fa per voi. Luce è un libro romanzato, ma anche un viaggio vero, perché se non sbaglio tu hai fatto il cammino di Santiago. Io il cammino l'ho fatto, sì. Il cammino l'ho fatto, quindi va da sé che può offrire il libro degli spunti interessanti, ma non è una guida. Certo che no. Quindi sì. Punti di alcune salite ripide che solo uno che le ha provate le può raccontare così vividamente. Allora, effettivamente sì, hai ragione. È un percorso, il Cammino di Santiago, che la via antica, perché poi ci sono diversi modi, uno potrebbe farlo in macchina, c'è l'autovia di Santiago, che è l'autostrada, oppure insomma, comunque strade asfaltate, però la via antica può essere veramente difficile. Già a piedi, per cui immagina in bicicletta il personaggio Luce, che poi in parte sono io, perché effettivamente tutti i dettagli del viaggio, quindi i luoghi attraversati, le descrizioni, gli incontri, le difficoltà, le paure, perché ho avuto anche effettivamente paura e lo racconto attraverso il personaggio, sono tutti fatti veri. Poi volevi che mi fermassi qui? Continuo? No, perché questo è il mio personaggio, Luce, che è un po' anche un personaggio tormentato all'inizio, no? Vuoi per le vicissitudini, non so, del presente, piuttosto che esperienze passate, anche se ha avuto un passato abbastanza ricco di contenuti, però insomma, e quindi strada facendo e quasi subito si imbatte in quello che definisce l'energia del cammino, alla quale si riferisce a volte come forza rigenerante e altre volte come specchio. Questo per dire sì, c'è la parte del viaggio, quindi ci porta per mano, ci racconta, e poi tante volte questa forza rigenerante piano piano e strada facendo le smonta quel costrutto sociale, quell'io che andiamo costruendo nel corso degli anni, che però soffoca quello che è il suo essere, la sua forza vitale interiore. Quindi sbriciolandolo piano piano, strada facendo, ci vorranno comunque 10 giorni, diciamo, fa rinascere, gli permette di ritirare fuori questa sua forza vitale. Ciò facendo, tanto per complicare ancora un po' la situazione, questa forza, questa energia del cammino, alla quale si riferisce talvolta come specchio, perché rigira i cassetti della memoria e quindi condivide con noi alcune esperienze passate, che non sono necessariamente mie, non è autobiografico, il viaggio sì. I luoghi anche, chi mi conosce lo ha letto, mi ha detto ma vedo tanto di te, ma per forza l'ho scritto io, quindi se ho vissuto in Africa piuttosto che in Inghilterra non ti racconterò della Siberia, per cui ecco, i luoghi sono quelli e quindi condivide con noi queste esperienze o alcuni eventi del passato, che raccontandoci poi riprocessa, rimetabolizza e piano piano, insomma, tutto questo processo la fa rinascere. Se parte tormentata, arriva in fondo al cammino che è
sicuramente più serena, più ottimista, più determinata, insomma, più voglia di vivere. Infatti il nome Luce l'ho dato proprio per contrastare e bilanciare questo lato oscuro del personaggio, che poi però non vede la luce, perché una mia conoscente mi ha detto: ma hai visto la luce? No, è semplicemente questo ritirare fuori la luce che abbiamo dentro, no? La nostra forza vitale. Ecco, e quindi cos'altro posso dire? Ci racconta, ovviamente, condividendo con noi dei ricordi. C'è anche un diario di viaggio dove sintetizza, tira giù pensieri, impressioni di viaggio, e che poi magari il giorno dopo gli tornano in mente senza farne un trattato filosofico. Va a toccare anche aspetti della nostra vita, del nostro mondo, per cui le sembra che il mondo, tra l'altro, è anche molto attinente all'esperienza che abbiamo vissuto ultimamente, che il mondo così com'è non va bene, andrebbe cambiato, bisognerebbe fare qualche passo indietro per poter, e quindi ricominciare da dove? Dai bambini. Insomma, va a toccare molte nozioni, però sempre in modo leggero, attraversa, no? Strada facendo, e credo che c'è questo surfare su idee e vissuto in modo molto leggero e anche colorato. Quindi c'è un po' di dramma, c'è anche molta ilarità, penso, perché io l'ho riletto e alcuni passaggi, perché l'ho scritto io, mi fanno ancora sorridere. Beh, grazie mille, ci hai dato una vastità di buoni motivi per prendere in mano e scaricare questo ebook. Tu l'hai scritto e credo che ti ci sia divertita. Io, lavorandolo, mi ci sono divertito a leggerlo, e credo che i nostri lettori si divertiranno a leggerti e apprezzeranno moltissimo questo libro. Grazie Mille, Laura. Solo aggiungere una cosa, Matteo. È un libro che si adatta a tutti, piccoli e grandi. Non credo che ci siano motivi di... Non discrimina per età, assolutamente. Esatto. Va bene. Grazie mille. Grazie a te, Matteo.